La relazione tra il peso del braccio e della mano con l'elasticità dell'arco, bacchetta, crini e corda è un aspetto fondamentale del sistema arco-braccio. Per capire il funzionamento dell'arco si deve partire dal principio che tutta la tecnica del braccio destro è basata su un sistema di elasticità, come afferma l'illustrissimo docente armeno Ivan Galamian nel suo libro Principi e tecniche di insegnamento del violino. Distinguiamo i due ambiti: l'elasticità della giuntura delle dita, del polso, del gomito e della spalla, con l'elasticità dei crini, della bacchetta e della corda. Sono Giovanni Battista Scarpa, violinista e docente di violino. Ho trattato i movimenti delle dita e della mano nei video che trovate in descrizione, che integrano alla perfezione gli argomenti trattati in questo video. Paolo Borciani, primo violino del leggendario quartetto italiano, nel libro Lo studio del violino, propone un ulteriore modello di movimento utile ad affinare la gestione della flessibilità delle articolazioni. Portare l'arco dalla posizione orizzontale a quella verticale, ruotando l'avambraccio e flettendo le dita durante la rotazione. Il movimento deve essere ritmico, 1, 2, 1, 2, sempre più veloce, 1, 2, 1, 2, e ripetuto molte volte, ovviamente. Le dita saranno completamente piegate nella posizione verticale e completamente distese nella posizione orizzontale. Facciamo molta attenzione al pollice. È difficile farlo vedere, ma si piega e si distende. E al mignolo. Nella posizione orizzontale sarà così, nella posizione verticale sarà completamente piegato. L'elasticità della mano agisce come un ammortizzatore. Simon Fisher, in The Violin Lesson, a pagina 50, fa l'esempio delle ginocchia quando si cade dopo un salto. Se sono rigide, verrà trasmessa rigidità a tutta la spina dorsale. La stessa cosa succede se siamo rigidi con le dita. Si irrigidirà il polso, si irrigidirà il gomito, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il suono sarà brutto. Veniamo all'elasticità della corda. Mano a mano che ci allontaniamo dal ponticello, la rigidità della corda diminuisce. Affiniamo la nostra percezione dell'elasticità della corda premendola a diverse distanze dal ponticello, facendo amicizia con i diversi gradi di flessibilità. Qui è più morbida, qui è molto dura. Simon Fisher, nell'esercizio numero 54 di Basics, spiega che nell'uso dell'arco l'elemento principale è l'elasticità della bacchetta e dei crini. Il violinista non suona tanto per mezzo dell'arco, quanto per mezzo della forza che è nell'arco stesso. La sensazione che si ha quando si suona la metà inferiore è diversa da quella che si ha quando si suona la metà superiore, poiché cambia l'entità della curvatura dei crini e della bacchetta. Al tallone i crini si incurvano e la bacchetta è tesa. Alla punta la bacchetta si piega mentre i crini rimangono tesi. Alla metà si piega un po' la bacchetta e si piegano un po' i crini. Appoggiamo l'arco al tallone vicino all'indice. Premiamo i crini con forza senza far scorrere l'arco. La bacchetta rimane tesa, guardiamo, mentre i crini si piegano. Per quanto forte premiamo, la bacchetta non si piega. Ripetiamo alla punta. La bacchetta si piega. I crini sono completamente tesi, mentre la bacchetta cede al centro dell'arco. Premiamo ora alla metà. Si piegano un po' i crini
e un po' la bacchetta. Sempre senza far scorrere l'arco, premiamo molte volte, spostandoci un po' alla volta durante l'intera lunghezza dell'arco stesso. Consideriamo tutte le differenze di curvatura sia nella bacchetta sia nei crini. Ecco che si piega la bacchetta. Ancora una volta Simon Fisher, in The Violin Lesson, a pagina 281, propone un esercizio anche divertente per sperimentare l'elasticità dell'arco. Appoggiamo l'arco nella metà superiore, premiamo la bacchetta e lo facciamo rimbalzare. Meglio se lo teniamo solo con pollice e medio. A questo punto, per affinare la nostra sensibilità nei confronti di queste elasticità, studiamo il portato. Demetrio Costantino Dunis, in The Violin Player's Dozen, propone un esercizio per sviluppare un bel suono basato proprio sull'elasticità del sistema arco-braccio. Scrivetemi nei commenti le vostre osservazioni e le vostre opinioni, così potremo confrontarci sugli argomenti trattati. Buono studio!